Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Leone, anche ascendente Leone. Andiamo a vedere come sarà il mese di settembre 2026. Ho strutturato una bellissima architettura per te affinché tu possa realizzare al meglio il tuo capolavoro di vita, unendolo al rituale della fiamma di settembre dei 21 giorni per cambiare la tua vita in 21 giorni. E quindi andiamo a vedere cosa deve essere bruciato affinché questo capolavoro della vita possa nascere. La lettura si struttura sulla tarologia co-creativa, cioè noi vediamo il nostro destino e vediamo come allearci e cooperare con questo destino affinché tu possa realizzarti, ok? Allora, andiamo a vedere. Il rituale dei 21 giorni lo trovi qua sotto all'info box, ok? Quella della fiamma. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Leone, settembre 2026. Adesso iniziamo con l'estrarre 3 carte. Aspettate, c'è una carta dell'altro mazzo. Ok. Andiamo a vedere con quale energia entri a settembre. Leone, con quale energia entri a settembre? Abbiamo un'energia un po', magari ti senti un po' di vulnerabile, no? Col 5 di denari, un po' di vulnerabilità. Però vediamo che cosa ti vuole arrivare, cosa sta cercando di accadere a settembre, cosa vuole accadere a settembre. È un'introspezione, un movimento interno con l'eremita. Dove stai opponendo resistenza a questo che vuole accadere? Vediamo l'ombra. Allora, qua si è concluso un ciclo, ragazzi e miei ragazzi, c'è il mondo che mi sta parlando del fatto che tu devi riportare a te stesso il fatto che un ciclo della tua vita si è compiuto. Allora, entri a settembre, potresti avere la sensazione che qualcosa che vuoi, che desideri, non è ancora alla tua portata, oppure potresti accorgerti di una parte di te che continua magari a sentirsi un po' fuori dalla porta, no? Un po' manchevole di qualcosa. Entri a settembre un po' così, tipo mi manca quella cosa, non è ancora disponibile per me, un po' così. Il destino ti sta chiedendo di non, di non riempire assolutamente quella mancanza, ma di sentirla tutta. E qua ti do una pratica stupefacente che tantissimi di voi l'avete fatta, è quella dell'eremita che trovi nel viaggio erotico degli arcani. Perché c'è qualcosa del tuo passato che va pacificato, magari può essere una sfumatura, qualcosa, affinché questo successo venga completato, no? Quindi, perché il destino in questo mese ti sta chiedendo di portare, ti sta portando dentro di te, verso una fase di ascolto profondo, di ricerca di una verità che non può arrivarti dall'esterno. Allora, potresti resistere a questo che il destino vuole perché vuoi magari ottenere un risultato immediato, sentirti finalmente completa o completo. Ma qua devi recuperare un pezzettino di te, mi dicono. Cioè, sai tante cose, hai avuto tanta esperienza, un ciclo si è concluso, devi entrare in un nuovo ciclo. In questo nuovo ciclo devi recuperare un pezzettino. Allora io ti dico che potresti entrare a settembre desiderando di arrivare da qualche parte, ma il destino ti chiede ancora di camminare un pezzettino, cioè non avere fretta di chiudere questo cerchio qua, perché quello che senti mancare potrebbe non essere qualcosa da trovare fuori, perché c'è l'eremita. È una parte di te che l'eremita sta venendo a riportarti a casa. Ecco perché qua la pratica dell'eremita è proprio quello che ti fa fare sto salto, così chiudi questo ciclo che si è già chiuso, ma a livello fattivo devi recuperare un aspetto. Vediamo adesso, andiamo a vedere la quarta e la quinta carta, faranno parte del rito del fuoco.
Che cos'è che deve bruciare a settembre, che non può più accompagnarti oltre? Questo 4 di bastoni è interessante perché voglio vedere che cosa nasce e poi ti completo il messaggio. La fiamma che si accende, cosa vuole nascere in te al posto di quello che sta bruciando? Beh, è chiaro, c'è la stella, mi sembra chiaro. Io credo fortemente che qua potrà bruciare il bisogno di avere una stabilità riconoscibile. Cioè, ti spiego, di quel quando avrò questo, allora potrò sentirmi realizzato. Quando avrò questo, allora potrò sentirmi arrivata o arrivato. È molto coerente con il mondo questo, eh? Cioè, smettere di cercare il compimento come se fosse una destinazione esterna, perché è interna. Ecco il pezzettino che devi recuperare. Che cosa nasce al suo posto? Cioè, la fiducia nel tuo daimon, la fiducia nella strada che il daimon ti mette davanti. Cioè, la stella, no, non possiede ancora quello, la cosa che vuole ottenere, no? Eppure sa di essere perfettamente orientata dal suo daimon verso quello che vuole ottenere. Quindi che cosa nasce da questa cosa che si brucia? Torna il desiderio, l'ispirazione, la capacità di seguire una visione vera, senza pretendere di conoscere già la forma finale di questa visione. E l'eccitazione di seguire la strada senza conoscere dove ti porta, no? Quindi io qua vedo settembre brucia il bisogno di sapere dove devi arrivare per sentirti finalmente a casa. La nuova fiamma è la fiducia, è la fede. Non hai ancora bisogno di vedere la destinazione, perché hai ritrovato la tua stella. E quella passione di fare quotidianamente, non so dove mi porta, ma io seguo questa via, questo richiamo, capito? Bellissimo. E vediamo il punto di manifestazione, cioè in quale ambito della tua vita questa trasformazione comincia a manifestarsi per prima? In quale ambito della tua vita questa trasformazione inizia a manifestarsi per prima? Allora, qua tu avrai le idee chiare. Regina di spade. Perché questa manifestazione tu la vedrai visibile nelle decisioni che prendi e nei confini che metti. Cioè comincerai a vedere con estrema chiarezza quello che è ancora coerente con te e quello che non è più coerente con te. Questo sì, questo no, questo sì, questo no. E soprattutto troverai il coraggio di dirlo senza bisogno di giustificarti, mi spiego? Quindi il primo segno della tua trasformazione sarà la chiarezza, cioè comincerai a dire di sì senza compiacere nessuno, cioè non hai bisogno di compiacere, questo sì al di là che ti piaccia o meno, e dici di no senza sentirti in colpa, perché quando ritrovi la tua stella è semplicissimo riconoscere quello che appartiene alla tua strada e quello che non ti appartiene più, mi spiego, quindi lo vedrai in queste decisioni. Vediamo l'imprevisto, cioè quello che non sai che ti accadrà. Che cos'è che non sai e che potrebbe accadere? E beh, e qua abbiamo la luna. Ci può essere un momento di incertezza a un certo punto, un po' di paure, no? Perché quando inizi a dire sì, quando inizi a dire no, ma sto facendo bene o sto facendo male? Perché a un certo punto, qua, arriverà qualche cosa che con la mente non la puoi comprendere. È interessante perché viene dopo la regina di spade, no? Perché quando pensi di aver finalmente capito tutto, arriva qualche cosa che non puoi comprendere con la mente. Allora, alla sezione imprevisto potrebbe essere un'emozione che arriva, che non puoi comprendere con la mente, o un'intuizione, oppure farai un sogno,
Oppure potrebbe essere una situazione ambigua o qualche cosa che emerge dall'inconscio e ti mette in discussione una certa certezza che hai. Ma non per confonderti, ma per mostrarti che esiste una verità che la razionalità da sola non può capire. Quindi io qua credo che proprio quando pensi di vedere tutto con chiarezza, settembre ti porta qualche cosa che non ti puoi ancora spiegare. Allora ti dico, non avere fretta di illuminare la notte, perché certe verità hanno bisogno del buio per potersi mostrare. Voglio mettere una specifica su questa luna, sulla luna. Ok, soprattutto riguardante quello che stai facendo con il Cavaliere di Denari. Perché potrebbe essere qualche cosa che procede molto più lentamente su quello che stai facendo di quello che ti aspettavi. Oppure una situazione che non ti dà tutte le risposte, ma che nonostante l'incertezza sta avanzando nel concreto, va bene? Allora, potresti non riuscire ancora a vedere chiaramente dove ti sta portando una certa situazione. Ma questo mica significa che è ferma la situazione, significa che qualcosa sta avanzando lentamente, concretamente, e settembre ti sta chiedendo di non confondere il fatto che ancora non lo puoi vedere col fatto che non sta accadendo, va bene? Ok, volevo premurarmi su questo. Vediamo come puoi cooperare con quello che sta cercando di accadere a settembre invece di combatterlo. Il gesto del mago. Come puoi cooperare? Allora, qua sta venendo una cosa importante. Abbiamo l'asso di denari. Perché se tu fai un gesto, cioè dai una forma concreta a quello che tu a settembre intuirai, no? Allora stai co-creando, cioè non devi conoscere tutto il percorso, devi compiere il primo gesto, cioè magari fai quella telefonata, oppure inizia quel progetto, accetta una proposta, investi certo tempo, certa energia, cioè metti materialmente il primo seme nella terra. Quindi come puoi cooperare col tuo destino affinché tutto il potenziale della lettura abbia inizio, no? Non devi aspettare di vedere tutta la strada, cioè devi fare il primo passo. Il destino non ti sta chiedendo una certezza sul futuro, ma ti chiede di prendere quello che oggi hai tra le mani, quello che sai fare o quello che ti arriva e cominciare a piantarlo nella materia. Ok? Vediamo qual è il dono della fiamma, cioè se copri con il destino, cosa prenderà forma a settembre? La morte, un cambio di pelle radicale, se fai la mossa, se fai quella cosa, se fai quella telefonata, se inizi quella cosa che intuitivamente ti è arrivata o se investi energia o tempo in qualche cosa, avviene un cambio di pelle radicale, la morte. Perché è proprio una liberazione radicale. Cioè diventi libera o libero da una forma di vita che hai già superato e qua ritorniamo al mondo. Qualcosa può finalmente terminare perché non sei più tu quello che aveva bisogno, cioè non sei più tu la persona che diventi, non ha bisogno che continui quella vecchia storia. Quindi cooperando con il destino non perdi quello che hai costruito, ma permetti a una nuova vita di avere luogo. Qua io ti consiglio i due rituali potentissimi insieme a quello della fiamma dei 21 giorni, sono l'eremita e il rituale della morte e rinascita. E proprio se dovessi farti un percorso personale per questo mese ti farei fare questo, assolutamente. Vediamo il passaggio dell'anima, cioè chi stai diventando con quello che settembre ti porta. Mettiamo una carta di tarocchi, è uscita da sola, e a due sono uscite, le teniamo, ok, e allora le guardiamo dopo. Metto una carta di queste. Chi stai diventando a settembre? Allora, giriamole. Guarda, ragazze mie e ragazzi, allora state preparando qualcosa di nuovo sul piano lavorativo, molti di voi. Dovete avere fede, non forzare le cose. Colei che non forza le cose è la papessa e si dedica minuziosamente a quella cosa, anche se non ha
ancora tutto scritto, anche se non ha ricevuto, tipo se tu hai un'intuizione, hai un sogno, una cosa, fai quella cosa perché stanno raffinando la tua maestria artigiana, senza forzare le cose. Vediamo, stai diventando una guerriera. Abilità, disciplina, guarda, abilità, disciplina, 8 di denari. Abilità e disciplina, forza di volontà, eroismo e stoicismo, capacità di sacrificio per vincere l'ego. Perché l'ego ti fa dire non faccio quella cosa, no, se non ho tutte le risposte già. Quindi vincere l'ego ti stanno facendo diventare un vero guerriero. Perché la papessa qua ti dice conosci la tua verità e lavoraci su, incarnala, rendi la maestria. E il guerriero dice, la vera vittoria non è conquistare qualcosa fuori, ma sacrificare l'ego che pretende di sapere, di vincere, di essere riconosciuto e vincere. Quindi il tuo passaggio dell'anima in questo mese è diventare una guerriera, un guerriero silenzioso, cioè che non ha più bisogno di dimostrare la sua forza perché sta imparando a canalizzarla. Quindi ascolti profondamente, lavori su ciò che sai essere vero per te e trasformi la volontà in disciplina. Quindi la battaglia di settembre non è contro il mondo, ma con quell'ego lì che vorrebbe ancora vincere invece di farti evolvere. Ragazze mie, ragazzi, io vi posso parlare in 100.000 lingue, dialetti vari, ma sapete quanto sono potenti le pratiche. Le pratiche vanno al di là delle mie parole, cioè vanno dove le mie parole vorrebbero arrivare. Lo sperimentate migliaia di voi, ormai il punto è questo. Cioè la pratica, il rituale della fiamma dei 21 giorni è straordinario per questo, per farti seguire il daimon. Poi, se fate un lavoro sciamanico potente e forte, abbiamo la pratica dell'eremita, i rituali di morte e rinascita, la pratica della papessa, che la trovate nel viaggio erotico degli arcani. Sì. Vediamo cosa ti dicono queste, cosa ti dicono i maestri con questi oracoli. Contempla la bellezza. Contemplando la bellezza viene fuori la tua qualità, le tue qualità. Metti la bellezza nella pratica. Quando insisti che il mondo è ostile e gli altri sono tuoi nemici, non ti sorprendere che poi sia così. E ti ho detto, la guerra non devi farla fuori qua. Devi recuperare pezzettini di te e vincere l'ego che non vuole farti fare magari la pratica, che non vuole farti fare le cose. E, infatti le profezie si autocompiono in ambo le direzioni. Invece se tu applichi tutta questa energia, magari può avere rabbia, può avere tensione, nella pratica, tu realizzi tutto. Tanto lo sapete già. Sì. Ok, adesso ragazze e miei ragazzi, andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Il fuoco dell'amore a settembre per te. Andiamo a vedere come entri nell'amore a settembre. Come entri nell'amore a settembre. Come entri nell'amore a settembre. Di nuovo il 5 di denari. Quando le carte si ripetono vogliono sottolineare il messaggio e non vogliono che tu ti svii l'attenzione da quel messaggio iniziale. Allora, il 5 di denari è quella sensazione di non sentirsi abbastanza, no? Di sentirsi esclusi da una relazione o da qualcuno. O è quella sensazione di vulnerabilità che magari non vogliamo sentire perché la mente dice sei debole se sei vulnerabile. Quindi entriamo con questa sensazione di 5 denari, magari percepiamo che qualcuno non ci dia tutto quello che vorremmo, percepiamo una sensazione di sentirci esclusi, non abbastanza degni. Questo è come noi entriamo a settembre. Ma vediamo cosa arriva nella tua vita amorosa a settembre. Qua abbiamo l'appeso, potrebbe essere una persona che
che ti costringe a guardare le cose da un'altra prospettiva, qua abbiamo il 2 di bastoni, o potrebbe essere una sensazione di sospensione prima di prendere delle decisioni. A seconda, può esserci una persona o può non esserci una persona, perché qua mi stanno riconfermando di nuovo col 5 di denari come prima carta, di nuovo, che devi recuperare un aspetto di te. Fammi vedere ancora che cosa questa persona o situazione viene a mostrarti di te. Guarda, è stupendo perché c'è il 9 di denari, l'autosufficienza emotiva, il non dipendere dall'approvazione di nessuno. Questa persona viene a mostrarti, o questa circostanza viene a mostrarti il fatto che tu sei autosufficiente, sei realizzata o realizzato già prima di realizzarti concretamente. Questa persona, questa situazione viene a portarti la consapevolezza che tu sei una mela intera e non sei la metà di qualcos'altro. Questa persona, questa situazione viene a farti rendere conto di quanto tu sia magnifica o magnifico, di quanto tu puoi godere della tua autosufficienza senza mendicarla più all'esterno. Magari questa persona ti fa da specchio come persona realizzata, o una situazione di fermo e di incertezza punta l'attenzione sul fatto che tu puoi sentirti piena e appagata senza mendicare briciole, senza mendicare l'amore di qualcuno. Qua si sta compiendo una morte, cioè una grande trasformazione. Che cosa deve bruciare nel tuo vecchio modo di amare? Di nuovo il mondo, cioè le carte si ripetono, ragazzi miei, ragazzi. È molto chiara qua. Allora, ascoltami bene. Deve bruciare l'idea che l'amore debba arrivare in una forma perfetta o rappresentare l'approdo. Deve bruciare l'idea che l'amore rappresenta, ripara quello che è mancato nella tua vita, perché c'è il 9 di denari, no? Io credo che qua potrebbe esserci un'immagine molto precisa di come dovrebbe essere una relazione compiuta per te. Della serie, quando arriverò lì, quando questa persona sceglierà, quando avremo quella forma, allora sarò finalmente completa, completo, mi sentirò piena. Ma è questa l'immagine che ti tiene appesa, Cioè il 9 di denari qua viene a mostrarti qualche cosa di completamente opposto, sei già intera o intero prima che la relazione si compia. Quindi qua quello che deve bruciare è proprio l'idea che l'amore debba completare la tua vita o raggiungere una forma precisa perché tu possa sentirti finalmente arrivato, arrivato. Cioè settembre ti mostra che tu non devi trovare nell'altro il pezzo che ti manca. Quando scopri di essere già intera o intero, tu finalmente puoi incontrare l'amore dell'altra persona senza chiedergli di completarti. Mi spiego? È chiarissimo. Vediamo se non ripeti il passato, quale nuova forma d'amore può prendere l'amore a settembre? Cioè, arriva il vero amore, capito? C'è il cavaliere di coppe. Perché quando smetti di chiedere all'altra persona o all'amore di completarti perché ti senti a metà, allora tu finalmente permetti al vero amore di venirti incontro. Io vedo concretamente qua che c'è un corteggiatore, che c'è una dichiarazione, che c'è un invito, c'è qualcuno che si avvicina a livello emotivo. Oppure se hai una relazione già esistente, c'è un ritorno del romanticismo qua, dell'espressione sentimentale. Ma soprattutto il fatto qua, in base a queste carte, è un amore che torna a essere un vero movimento del cuore, non un traguardo da raggiungere quando avrò quella parte, quando sarò... Cioè, allora, se non ripeti il passato, l'amore veramente ti arriva, quello vero, integro, cioè non più qualcuno che deve completare il tuo mondo, che deve servirti a completarti, ma arriva qualcuno con cui puoi condividere il tuo mondo che è già intero. E allora sì che ti lasci corteggiare, la poesia ed è bellissimo, sì, qua c'è questa persona qua.
Lo fate a mezzo delle pratiche, cioè è quello il senso, cooperate con il destino a mezzo delle pratiche. Allora, questa possibilità c'è, vedi? Ma se non facciamo le pratiche o non ci adoperiamo in consapevolezza è questo, mica sta cosa arriva. Cioè te la rimandi, c'è nel tuo campo energetico, la rimandi, la rimandi, la rimandi. Lo sapete perché migliaia di voi già lo sperimentate, Lo dico soprattutto per i nuovi iscritti, ragazze e ragazzi, che usciamo fuori dalla passività di una tarologia antica e vediamo la vera, no? Quindi, perché stavo battendo questi? Ah sì, voglio vedere sull'appeso l'energia dell'altra persona, perché abbiamo appeso Cavaliere di Coppe, l'energia dell'altra persona. Qual è l'energia dell'altra persona? Anche lei è una persona che, questa persona è stata ferita, c'è di nuovo la regina di spade, è una persona che può stare inizialmente sulla difensiva, è una persona che potrebbe avere le idee chiare su quello che vuole, su quello che non vuole, è una persona che ehm, ha una mente lucida, spesso può vagliare le cose alla luce della ragione, della razionalità, è una persona che osserva, che fa lo scanner all'altra persona, che analizza bene, che anche una persona molto eloquente, una persona che sa parlare, una persona che incanta anche col suo modo di parlare. A volte può essere percepita un po' fredda, ma non è che è fredda, ma perché è una persona che ha sofferto. Qual è l'energia nei tuoi confronti? Un cambio radicale. La morte c'è. Qua c'è una persona che cambia pelle. Di nuovo un'altra carta che nella tua lettura si ripete. Morte, morte. Vi specchiate le stesse cose? Questa persona fa un cambio radicale. Un cambio radicale. Vediamo l'ultima carta nei tuoi confronti, l'energia che arriva. E poi c'è una persona che ti darà tutto l'amore del mondo. Alcuni di voi chiudono una relazione ormai finita, qua si inizia qualcosa di completamente nuovo. Alcuni di voi la stessa relazione, c'è un rinnovo, un cambio di pelle, non la vedrai più uguale a prima, perché questa persona ti porta un amore strabordante, strabordante. Cambio di pelle, dalla difensiva alla morte nel cuore, questa persona ha vissuto gli inferi di Ade, ha navigato negli inferi, o con te o senza di te, è pronta a dare un grande amore. Bellissimo, molto poetica questa lettura. Vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. So di aver sbagliato, ho avuto paura. Qua c'è una persona che ha avuto paura, può aver sbagliato nel non aprirsi o può essere stata fredda o freddo, aver risposto in modo razionale o può rispondere in modo razionale. Ha avuto paura perché? Perché viene fuori da una grande scissione interna. Ok? Ha elaborato un grande lutto emotivo, personale, che riguarda la propria personalità, insomma. Cos'altro? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Lo vediamo con 10 di coppe. E quando vuoi dannatamente qualcosa ne hai una paura fottuta, scusatemi il termine, e devi fare il viaggio degli inferi, recuperare aspetti di te, proprio come hai fatto tu, o come ti chiedono di fare. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, bellissimo. Cos'altro? Solo tu mi fai sentire così. Beh, qua c'è una grande dichiarazione, dai, cioè è proprio bellissimo. Vediamo cosa ti consigliano gli oracoli a tal proposito. Dove stanno questi? Impara a lasciare andare. Perché qua abbiamo memorie di mancanza, che vediamo nell'altro il Salvatore, e quindi non ci sentiamo integri, no? Impara a lasciare andare. Il ritmo della vita non sempre coincide con le tue aspettative e per questo imparare a lasciare andare è particolarmente importante. Non puoi controllare le cose, ma puoi scegliere di non portare pesi inutili. Quando concentri la tua attenzione su ciò che puoi fare nel presente, il tuo cuore si libera naturalmente dalla presa dell'attaccamento ai risultati.
è molto coerente in questo. Nel presente, cioè, basta rivangare il passato, basta usarlo come arma per difenderti dalla vita. Basta usare il passato per difenderti dalla vita. Cioè, questo che ti stanno dicendo, mi spiego? È molto chiaro. Vediamo cos'altro ti dicono queste. L'acqua, la purificazione, emozione, lascia andare e... Allora, siccome noi qua facciamo il rituale della fiamma, che ha molto a che fare con l'acqua, dici perché? Perché significa bruciare e dissolvere. Allora, facendo il rituale della fiamma, tu dissolvi con l'acqua che purifica tutto ciò che ha a che fare con quell'attaccamento a una vecchia identità, no? Un vecchio modo di abitare una relazione. Allora l'acqua mi dice che ci sono delle emozioni cristallizzate in te che devono essere recuperate e farle fluire. Va bene? Ok. Cos'altro? E poi ci sarà comunicazione. Comunicazione, comunicazione. Ci saranno comunicazioni perché le emozioni verranno sciolte e creeranno questo movimento nuovo con questo 10 di coppe. Va bene? Ok. Ragazze e miei ragazzi, è una lettura molto commovente, molto forte e poetica. Io non aggiungo nient'altro. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.